Tabaram bam bam tabaram bam bam tabaram bam tabaram tiriram bam bam È un po' che stavo riflettendo sul genio, sulla genialità, questa condizione superiore in cui un essere umano si può trovare perché è creatore, perché è artista, perché è inventore o scopritore di qualcosa che manco potevamo immaginarci prima di loro. Ma il genio in realtà è più così una condizione forse immaginaria, non c'è una definizione scientifica. Se vai a giro, fermi la gente per la strada e fai ma il genio cos'è? E ognuno dice un po' la sua. Sui dizionari il genio significa tutto e niente e così siamo arrivati a un'idea un po' vaga della genialità. Il genio solitamente quindi è considerato qualcuno che riesce veramente a fare qualcosa di inarrivabile, di straordinario, un musicista, no? Un grande genio della musica, uno scienziato, un artista in generale, un autore. Insegnanti, studenti, artigiani, agricoltori, commercianti. Il genio è colui che raggiunge vette inarrivabili. Infatti Schopenhauer, il grande Schopenhauer, diceva, classiche citazioni, il genio è colui che, non mi ricordo più, aspetta, ci vuole, sono vecchio ragazzi, ma che cosa? Il talento colpisce un bersaglio che nessun altro può colpire, il genio colpisce un bersaglio che nessun altro può vedere. Bene. Bella, no? Bella. Però si capisce nulla, nel senso, che è sta roba? Comunque, in generale, questo termine, in realtà, al di là di tutto, è un po' abusato. Il termine è un po' abusato, perché genio può essere qualsiasi cosa, uno lo dice così, senza pensare, dice, ah, quella cosa mi fa talmente ridere, quel tizio mi fa così, ah sì, ah, un genio pazzesco, no? O se no uno suona, no? E dice, wow, guarda come suona quella, ah sì, lui è un genio, una così, a caso. Vabbè, comunque, vediamo di fare un po' di chiarezza, forse. L'etimo del termine deriva da molto lontano. Infatti, nell'antichità, originariamente il termine genio significava più o meno nume tutelare, cioè un'entità divina che in qualche modo proteggeva e favoriva degli individui, una famiglia e quant'altro. Questo termine nel tempo ovviamente prende un'accezione diversa. Inizialmente appunto quando un personaggio famoso, importante, compiva gesta eclatanti, incredibili, si diceva che un genio, quindi un nume tutelare, lo proteggesse e questo nome fosse particolarmente potente. Nel tempo, vediamo all'incirca dall'epoca di Augusto in poi, il termine comincia a cambiare significato e prende più l'accezione di talento, di ispirazione e cose di questo tipo. In realtà il termine, appunto, collegandolo un po' al significato odierno, deriva da genius, dal latino genius, che significa proprio letteralmente generare, creare. E nel tempo, fino al XVIII secolo, quindi circa 1700, direi che si affaccia sul 1800, con l'arrivo, i primordi, insomma, del romanticismo, il genio diventa un qualcosa di metafisico, un talento sovrannaturale. Tralasciando le varie speculazioni filosofiche nei secoli, possiamo facilmente intuire che il concetto di genialità è palesemente riconducibile al concetto di elevata intelligenza. Infatti dal XIX secolo circa in poi si sviluppano vari studi più o meno attendibili per capire che cosa sia veramente l'intelligenza, da dove nasce, come si sviluppa e di conseguenza il pensiero del 1800 circa iniziale era quello che l'intelligenza fosse
legata prettamente a un fattore genetico. Di conseguenza, come potete immaginarvi, la differenza di genere, la differenza razziale, erano differenze molto significative, secondo gli studiosi dell'epoca. Ma dopo molti studi e finalmente all'arrivo, insomma, delle prime prove che abbiamo avuto relativamente recentemente negli anni 80 del 1900, si arriva a capire, dopo numerose lotte di genere, razziali, per cui i bianchi erano meglio dei neri, gli uomini meglio delle donne e quant'altro, si arriva a capire che i fattori che influenzano significativamente lo sviluppo dell'intelligenza non sono soltanto genetici, ma sono, sì, chiaramente anche genetici, ma soprattutto sono sociali ed economici. Quindi coloro che possono crescere in un paese democratico, in un paese ricco, in un paese con una cultura libera, hanno più facilità a sviluppare la propria intelligenza. Invece persone che nascono in famiglie povere, in paesi illiberali, in dittature, chiaramente lo sviluppo dell'intelligenza è molto molto più limitato e imprigionato in delle scatole sociali che difficilmente sono superabili. Alcuni studi, non tutti, alcuni studi ipotizzano la connessione tra genialità e dei disturbi simpatici come la schizofrenia, il bipolarismo e simili. Infatti, effettivamente, talvolta si riscontra una densità inferiore di ricettori talamici della dopamina D2. Cioè, quindi parlando del talamo, che è una parte del nostro cervello che gestisce lo stato di coscienza, sonnoveglia, emozioni e tutti i sistemi sensoriali, tranne l'olfatto, cioè, tutti tranne l'olfatto, poteva mettere anche l'olfatto, no, l'olfatto no, comunque ciò significa che in sostanza il cervello filtra meno fattori esterni e di conseguenza il genio ha una facilità maggiore a trovare soluzioni non comuni. Adesso vediamo velocemente che diamine è l'intelligenza. Come la genialità, l'intelligenza ha 2 miliardi di definizioni diverse. Ognuno dice la sua, però siccome la Treccani mi piace, ve la leggo, perché siccome sono vecchio non me la ricordo. Dunque, intelligenza, complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono all'uomo di pensare, comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà, intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare e lo rendono insieme capace di adattarsi a situazioni nuove e di modificare la situazione stessa quando questa presenta ostacoli all'adattamento. Dunque l'intelligenza per l'essere umano è tutto. Uno più intelligente è e più riesce a gestire il mondo che lo circonda e quindi a utilizzare proficuamente qualsiasi cosa gli si presenti sotto mano, sotto la mano, non sopra, sotto e basta. Attenzione però, perché comunemente l'intelligenza è associata al famoso test del quoziente intellettivo, che però non è così completo, non abbraccia, sembra, tutte le categorie dell'intelligenza umana. Infatti, nel corso del 1900 sono stati avanzati vari studi e prodotte alcune teorie, tra cui la più autorevole e famosa è quella delle intelligenze multiple di Howard Gardner. Mazza che pronuncia, ragazzi, mando voglio. Grazie ai suoi studi e ad altri più recenti di altri autori si arriva addirittura ad affermare che l'intelligenza umana può essere divisa in una decina di categorie, di tipologie di intelligenza diverse. Questi studi sono stati ampiamente criticati perché talvolta non sono probabili e sono più teorici che pratici, ma sicuramente può essere uno spunto interessante e stimolante per cercare di capire meglio come siamo fatti e come la nostra intelligenza può essere variegata. Vediamola insieme velocemente. Le intelligenze derivanti da strutture differenti del cervello e indipendenti l'una dall'altra sono le seguenti. L'intelligenza linguistico-verbale.
l'intelligenza logico-matematica, l'intelligenza spaziale, che concerne la capacità di percepire forme e oggetti nello spazio, quindi un buon orientamento, e quella che si manifesta essenzialmente nella creazione di arti figurative, l'intelligenza corporeo-cinestetica, che si manifesta nei ginnasti, sportivi, ballerini e simili, l'intelligenza musicale, che è quella che si manifesta facendo la pedicure, sto scherzando ovviamente, l'intelligenza intrapersonale, che riguarda la capacità di comprendere la propria individualità, l'intelligenza interpersonale, cioè il contrario, quella che coinvolge gli aspetti sociali, intelligenza naturalistica, che consiste nel saper individuare determinati oggetti naturali e saperli classificare, come per esempio succede per alcune tribù aborigene, che mostrano una grande capacità nel sapersi orientare nell'ambiente naturale, riconoscendone anche i minimi dettagli. E infine l'intelligenza esistenziale o teoretica, che è rappresentata sostanzialmente dai filosofi, che riescono a speculare su grandi temi e trarne delle teorie più o meno universali. Altre due tipologie di intelligenze aggiuntive potrebbero essere trovate più recentemente: l'intelligenza pedagogico-didattica e l'intelligenza digitale, che è un tipo di intelligenza che interagisce direttamente col mondo digitale, cioè col tipo di società che il mondo digitale ha sviluppato, cioè appunto una società digitale non reale, e quindi il sapersi in qualche modo relazionare in maniera proficua con questo mondo e non perdercisi dentro. Allora, cosa possiamo dire in conclusione su questo argomento? Abbiamo detto che il concetto di genialità è troppo vago. Nella cultura di massa il genio è abbinato a un personaggio asociale, disagiato, così sregolato, e soprattutto si pensa che il genio abbia la scienza infusa, quindi così un'ispirazione dal nulla che a un certo punto dice mi è venuta l'idea. I più grandi della storia sono dei grandissimi studiosi, erano appassionati della conoscenza, avevano una conoscenza sterminata su tutto, ma soprattutto sulla propria materia. La conoscenza è fondamentale per comprendere il passato, capire il presente, ma soprattutto per forgiare il futuro. Le nuove idee derivano da un'ampia conoscenza di tutto e di più e di tutto, di tutto, di tutto. Quindi io faccio sempre l'esempio stupido di Leopardi, che non è che stava chinato sulla scrivania per anni per cercare i tarli, no? Studiava, e se Leopardi fosse stato a raccogliere le margheritine probabilmente avrebbe scritto sì e no una lettera alla sua mamma. Quindi la conoscenza è fondamentale per arrivare a qualcosa nella vita. Di conseguenza, però, purtroppo non c'è soltanto la conoscenza, perché i fattori socio-economici, come abbiamo già accennato, sono altrettanto significativi. Una persona che nasce in una società non democratica, in una società in cui è destinato a essere marginato, come è successo per secoli alle donne e per esempio alle persone di colore, chiaramente le possibilità erano molto più basse rispetto a un uomo bianco, insomma, economicamente, come si può dire, in una condizione stabile. Quindi l'aspetto sociale, l'aspetto di genere, razziale e anche un aspetto economico sono fondamentali per studiare, per avere la possibilità di studiare e per avere la possibilità di sviluppare le proprie idee e soprattutto la propria intelligenza. Bene, direi che ci possiamo fermare qua, quindi ricordatevi che il talento non è tutto, perciò studiate e ci vediamo a un prossimo video, forse.